Nel serbatoio c'era qualcosa, ma non sono sicuro che riusciamo a fare 300 km. Se ce la fa sta moto veramente da benedire, se non ce la fa rimaniamo nel deserto. Allora, stamattina succo, caffè, una bella macedonia. La differenza in Mauritania si sente e si sente tanto. In Marocco, per la maggior parte dei posti dove sono andato, non mi posso dire un esperto del Marocco perché non l'ho fatto tutto. Ho fatto solo una strada e ho incontrato tanti paesi. Ma in Marocco alle 8 di mattina non c'è nessuno. I bar iniziano ad aprire alle 10 se vuoi fare colazione. C'è qualcuno forse che apre alle 9. Ma qua le auto, sono le 7:40, le auto già stanno iniziando a muoversi e ce ne sono tantissime, tante, vanno al lavoro, vanno a scuola, ho appena chiesto, è incredibile come cambia, eppure abbiamo superato un confine, niente di che, però è cambiato tutto. Wow, questo è incredibile, io sto in una bolla di incanto. ¿Qué es esto? Voy a tomar también una Coca-Cola.
Allora, abbiamo fatto benzina, abbiamo messo 10 litri, però ci mancano ancora 300 km. Nel serbatoio c'era qualcosa, ma non sono sicuro che riusciamo a fare 300 km. Se ce la fa sta moto, veramente da benedire. Se non ce la fa, rimaniamo nel deserto. Questa è la nostra stanza, ci sono le zanzariere per evitare che ci fungano. Questo è il living room con le palme. I nostri due amici stanno là, stanno rilassando. Vi spiego un po' com'è andata la giornata in modo che siete preparati. Allora, per quanto riguarda il deserto, praticamente siamo partiti da Noimbu, se mi ricordo bene il nome, e abbiamo praticamente già fatto 50 km perché avevamo fatto la frontiera, però l'abbiamo fatta tardi, come ho spiegato in precedenza. Arrivati a 250 km, ovviamente il serbatoio era quasi vuoto. Ci ho messo le due taniche da 10 litri e per fortuna siamo arrivati e quindi non rischi di prendere la benzina sporca. Cosa che ha fatto poi uno dei nostri compagni. Io ho visto il colore di quella benzina, è una benzina marrone. La benzina non è marrone, è veramente, quindi era veramente sporca, però non ho avuto per adesso problemi, per fortuna. Preparatevi questa cosa delle taniche già dall'Italia, perché io ho fatto difficoltà a trovare queste taniche girando a Dakla, perché ovviamente in Sahara occidentale e Marocco a loro non interessano le moto perché sono zone altamente ventilate, quindi usano le auto e hanno delle taniche che sono enormi, che non sono adatte alla moto. Ho preso 2 latte di olio, le ho svuotate e poi ci ho messo la benzina dentro. Questo è quello che praticamente la difficoltà che è stata di oggi, la paura di non poter arrivare. Mo se avete una moto che comunque, per esempio, c'è Peppe che ha una moto di 11 litri di capienza del serbatoio, però è una moto che consuma pochissimo. Dovete vedere quanto consuma la vostra moto, perché per esempio la moto di Miguel è un Africa Twin vecchio tipo, ha un serbatoio di 23 litri, 24 litri se ricordo, però consuma più di tutte le moto. Detto questo, abbiamo incontrato degli italiani che sono stati truffati di brutto alla dogana tra la Mauritania e il Senegal, perché hanno preso quella là del rosso. Noi andremo a... E come sono stati truffati? Questa è la domanda principale. C'è stata una persona, ha finto di essere un militare e ha chiesto i documenti. Cosa ha fatto questo? Si è preso le assicurazioni e ha detto seguitemi e le ha portate alla dogana di Rosso. Quindi se voi incontrate persone del genere fate molta attenzione, perché la polizia ad ogni posto di blocco ha dei segnali che vi avvisano di rallentare. Ci sono vari segnali: rallentate, qua è un posto di polizia. Tra l'altro ci sta anche una sbarra
la polizia ha delle sbarre o mette praticamente delle strutture che vi impediscono il passaggio. Non vi potete mai sbagliare. Se incontrate qualcuno del genere, dategli la fotocopia del vostro passaporto o dategli le fiche, come stiamo facendo noi. Io sto dando delle fiche e non mi hanno mai chiesto un documento, mai. Loro stanno dando la fotocopia del loro passaporto e non hanno mai cacciato il documento originale. Detto questo, praticamente giornata molto intensa, ragazzi, 500 km di deserto, è veramente stancante, certo mi stavo addormentando, tra l'altro i primi 30 km la strada era buona, poi è iniziata una strada veramente bruttissima perché c'erano tante crepe all'interno dell'asfalto che non viene curato non so da quanti anni, e ho dovuto portare la moto per 150 km in posizione eretta, la posizione che assumono gli enduristi, perché se no la schiena adesso ce l'avrei a pezzi. Pensato ai veri dakaristi a stare sempre in queste posizioni, madre mia, sono veramente degli sportivi perché stanca tanto. Poi dopodiché l'asfalto è iniziato ad essere migliore, comunque andavamo a una velocità di 70 km/h per consumare meno benzina, ma è stato veramente sfiancante. Siamo partiti stamattina alle 10 e siamo arrivati stasera alle 7:30. È stato qualcosa di allucinante. Quindi è una dura prova quella della Mauritania, però ne vale la pena perché entrate in un mondo totalmente a parte. Per qualsiasi domanda scrivetelo nei commenti, io cercherò di aiutarvi sempre. Adesso domani facciamo una giornata di riposo, ci laviamo le cose e poi dopodomani affrontiamo la dogana. Allora, stamattina omelette, c'era una varia selezione, quindi si poteva scegliere. Muy bien. Andiamo a fare Andiamo a fare un giro per il centro. È un buon fan pour elle. Mira esta. Estas son de mujeres. Non veo. Allí que llega el Puede- Si ves que tienen interés, pues no ve cómo suben el precio. Compramos para ellos. Ya ves. Escultura, a mí me han dicho 500 euros. Entonces, ¿dónde vamos? Métenos por aquí. Ah, Miguel, Esto tiene no vamos en la parada. Esto tiene su punto, hombre. Esto no vas a ver en tu vida una cosa igual. No pasa nada, seguro. Yo vi el primero. Pero es que ahí no hay nada que nos guste. Ahí Pero no vamos a ver lo que la chatarra que hay. No, hombre, no, venga, te esperamos aquí, venga, date un paseo. Vamos a ver por acá. Pepe, se nota que somos turistas, ¿sí o no? Somos pálidos. Pillo. Es auténtico. Allora, dopo il caos, il gran caos, che dal caos si forma tutto, adesso andiamo in spiaggia e non c'è nessuno. Che bello, ci stanno solo i camper francesi. Faccio vedere. Stanno camper super attrezzati. Stanno i turisti
e c'è ovviamente il mare. Una cosa più bella del mare, oddio, ci stanno sempre le montagne, i fiumi, i laghi, tutto quello che è natura è fantastico. E noi adesso finalmente vediamo il mare e vediamo un po' di pace, stiamo nella tranquillità. Da lontano ci sono tutti i pescherecci, guardate là che bello. Ma quanti ne sono? Oh, ne sono tantissimi, tantissimi, porca miseria, che bello. Estoy flipando y viendo el mar, los cayucos, a Montper, lo veo todo. Todo verdad. Complesse Shabbat. Stiamo aspettando il taxi che ci siamo presi il numero, ci ha accompagnato da mezz'ora. Se prendete taxi africani, mettete in conto che dovete aspettare il loro comodo. Kilómetros. No, pero 30 y tanto. Ellos no pueden registrar los documentos. Allora, siamo nella dogana ancora in Mauritania ed è notte. Ormai praticamente dobbiamo viaggiare di notte. Il problema è che praticamente mentre mi stavano controllando i documenti se n'è andata la corrente. Se n'è andata la corrente e adesso ci tocca praticamente aspettare che ritorni la corrente, perché sennò non possono registrare i
documenti per uscire. Quindi ragazzi, che vi posso dire? Qualsiasi cosa arrivate quanto prima possibile, quanto più presto possibile, perché sennò potete avere questi problemi qua, e se succedono viaggiare di notte non è mai consigliato.